Ah, buongiorno Stella. Cosa succede? Proviamo di nuovo. Buongiorno signorina Stella. Non voglio essere indiscreto, ma mi pare che stamani siate sceso dal letto col piede sinistro. Non siete più felice? Felice, guardate quanta posta sono costretta a rispondere. Ah, la mia inserzione nei giornali sta avendo effetto. Bene, ne sono molto contento. Ornate la vostra casa con un ritratto del padre della patria inciso in acciaio. Staccate questo tagliando e inviateci $1. Procuratevene uno finché ne disporremo e completatelo con una cornice. Finché ne disporremo. Quanti ingenui è questo mondo. Come se si potesse smettere di stampare francobolli postali. Nessun'altra protesta dai vostri amatori d'arte? Sì, le solite. Volete vederle? No, conservatele con le altre. Ed ora mettiamoci al lavoro. Grand Forks, Nebraska, signora Dulick. Signora Dulick, sono molto lieto di inviarvi un ritratto del padre della nostra patria, che vi sia benedetto. E benedetta voi per il vostro contributo. Willy. Eccomi qua. Salve, Maggiore. Che cosa fai qui? Credevo che tu e Lefty lavoraste nel Kansas. Sì, lavoravamo, ma... Perché non mandi quel muso di cavallo a prendere un cartoccio di noccioline? Certo. Siete molto spiritoso. Quando vi ci mettete fate sul serio. Ciao. Lefty è morto. Lefty? Morto? Si è fatto ammazzare senza dir parola. Povero Lefty. Che tragedia. Era il sale della terra. Sale della terra? Il migliore fra noi. Sì. Tu ed io gli dovevamo molta. Cos'è stato il cuore? No, sono stati i piedi. Non riuscì a scappare in tempo. Basta. Dovunque gli sia, rindo a lui e spero di guardare nella direzione giusta. Lo spero anch'io. Ti voleva bene, sai. Le sue ultime parole furono: porta questo al maggiore, lui non ha mai abbandonato un amico. Che cos'era? Oh, vado a prenderlo. Ecco qua. Lefty lo ha mandato a me. E chi se no, disse che eri il solo a cui poteva affidarlo. Angeli del cielo, proteggetemi. Quando l'ho avuto? Circa un anno fa, la mamma morì subito. No, attento, morte. Lo riporterai via immediatamente. Niente da fare, d'ora in poi apparterrà a te. A me? Scommetto che è stata un'idea tua. No, io gliel'ho detto a Lefty che non vuoi saperne di bambini. Willy, sono più di 20 anni ormai che mi conosci. Mi hai mai sorpreso a dire una parola di simpatia per i bambini? No. Ho persino rinunziato alla politica per non baciare i bambini. Portalo via di qui. No, un momento, io ho fatto la mia parte. Tu fai la tua, se no il fantasma di Lefty ti perseguirà. Vieni qui. Tieni $500. Porta via il bambino. No, non è questo che voleva Lefty. Tieniti il denaro comunque. Ma mi credi di avere un parassita? Finché le notti saranno buie me la caverò. Sta tranquillo. E adesso ti lascio solo con la tua gioia. Poverino, capisci che me ne vado per te. Cosa vuoi, tesoro bello? Vieni. Beh, ecco qua, maggiore. Allattalo bene con abbondanza e cerca di farlo addormentare, se no urlerà tutta la notte. Allora, arrivederci. Willy. Che è, maschio o femmina? Io non lo so. $500 basteranno per il tuo mantenimento finché non sarai in grado di affrontare le battaglie della vita. $500 non ti bastano,
piccolo ricattatore. Tuo padre scoperchierebbe la tua tomba se sapesse che sei uno strillone. Aspettate. Cosa fate qui così di buon'ora? Siete voi l'incaricata di turno? Appunto, sono io in persona. È quanto volevo sapere. No, non potevi più portare i boccoli, Danny. Se io non metto ormai. Vieni. Doppio. Senti, Danny, se vuoi mangiare gratis, paga da bere. Cosa volete? Quello che ha preso papà. Attenta alle sculacciate. Un whisky doppio. Sì, sì. Con un po' di soda a parte? Zitto tu. Mangia qua. Danny, gioca per me. Lo stufatino si brucia. Chi vuole vedere metta $4. E chi vuole vedere metta quello che metto io. Prendi il piatto. Fa vedere le carte. Che bluff, non aveva niente. Credevano di giocare con un bambino. Siete molto coraggiose, mie signore, a star lì col sorriso sulle labbra, ma con il cuore spezzato, perché i vostri mariti ogni notte rincasano barcollando da copi di corruzione come quello là. Ah, se Leonardo Bertul potesse restituire dignità a questo rifiuto umano, ma egli ha oltrepassato i limiti. Solo un miracolo potrebbe salvarlo dalla rovina. Whisky! Ah, quel maledetto whisky. Guardate, guardate quest'occhio cisposo orlato di rosso e iniettato di sangue. Alza la mano. Abbassala. Tira fuori la lingua. No. Tira fuori la lingua. Alzati e cammina. È possibile che questo rottame imbevuto di whisky sia stato un uomo? Eppure lo è stato. Viene da una delle più distinte famiglie della Carolina del Sud. No, no. Danny, risparmiaci la misera e triste visione di questo orribile esempio. Avvicinatevi, mie signore, vi prego. Questo mio amaro è insapore. Versatelo nel suo caffè. Se non beve caffè, versateglielo nel tè. E se non beve tè, versateglielo nel latte. E se non beve latte, versateglielo nell'acqua. E se non beve acqua, non vi venderei questa bottiglia neppure per $100, perché vostro marito ha passato il limite. Lo venderò invece per $1 solo a coloro che sentono esistere ancora una speranza. Mio figlio porterà tra voi un limitato numero di bottiglie di questo prezioso rimedio. Va pure, Danny. Avanti, signore! Acquistatene subito finché ce n'è. Per oggi soltanto una bottiglia da Malo Board, $10 costa $1. Chi prima arriva, prima è servito. Grazie, signora, grazie. Ecco, un altro padre torna insieme alla famiglia. Mi rincresce, signora, ne diamo una bottiglia a cliente, ma se voi insistete... Piano, non scappare, ragazzi. Ehi, non mettete le mani addosso a mio figlio. Che cosa succede? Lo sapete bene, maggiore Burd. Non avete ottemperato alla legge dell'istruzione obbligatoria e ve lo dirà il rappresentante della legge. O voi mandate il ragazzo a scuola o ve lo manderemo noi. Vi prego, siate ragionevole. Come posso continuare la crociata contro il demone del whisky se non potrò più viaggiare per mandare a scuola il mio ragazzo? Il lavoro continuamente mi porta nei luoghi più lontani. Allora mettetelo in un collegio, come fa tanta altra gente. Il migliore in questa regione è quello di Plumstead, a meno di 30 chilometri da qui. Voi togliete a questo ragazzo i più inestimabili doni della vita. Il diritto alla sua infanzia, il diritto di giocare come un ragazzo, di avere idee da ragazzo, di avere le illusioni di un ragazzo e di vivere libero, sano e felice con gli altri ragazzi. Vi ringrazio molto. Vi do la mia parola che manderò il mio ragazzo a... Come si chiama questo collegio? Plumstead. Plumstead.
Papà, cambierà idea, voglio sperare. Bloomfield è una scuola molto bella, ti piacerà, vedrai. Ma come farai senza di me? Non posso lasciarti solo, è per te che lo dico, papà. Forse vuoi insinuare che sei tu a mantenere me. Non è forse così? Ti sei mai chiesto chi meglio di me saprebbe vendere la merce a quegli scemi? Ah, sì. Senza di te non potrei guadagnarmi la vita. E come faresti? Troverei qualcun altro. Lo dovresti pagare, però. Me la caverei benissimo. Senti, papà, se mi manderai a quella scuola mi ammalerò certo per pensare a te. Non vale la pena che ti preoccupi di me. Da molto tempo ho imparato a farmi una vita indipendente. E se davvero tu credi che non potrò continuare a vivere bene senza il tuo aiuto... Papà, tu piangi. Non vuoi che io me ne vada? Perché non ce la svigniamo da questo stato? Non ci siamo mai riusciti. E poi io non piango. Mi ha dato un po' di sapone negli occhi. E lavati dietro le orecchie. Se il vostro ragazzo ha finito con la vasca da bagno, la vuole la signora del 26. Diglielo tu. Che fate la vecchia, imbroglione? Che volete? Chi siete? Una volta ti vantavi di essere un fisionomista, ma non ti ricordi di me? Willy, Sono io in carne ed ossa. i giornali dicevano che eri morto. Certo, tu parli con il mio fantasma. Vuoi forse una caramella? Ma quella notizia del giornale. Oh, sì, la notizia. La porta sempre con me. La polizia scandaglia il fiume per cercare il corpo di un ladro evaso. Le autorità hanno rinunziato oggi alla speranza di trarlo dalle acque e lo hanno travolto. Giovedì scorso costui fuggì dal penitenziario dello Stato e i suoi vestiti furono ritrovati in riva al fiume. Willy La Volpe, delinquente comune, deve scontare ancora 2 anni. È una bella pubblicità. E in tutto il paese per giunta. Ai poliziotti dispiacerà certo scoprire che io sono crepato prima che riuscissero a riscuotere la taglia di $5.000. Guarda. Ah, bene. Eccoci di nuovo insieme. Sei contento di rivedermi, eh? No, un momento, non ti straccia questo. È il più bel ritratto che mi abbiano fatto. Un cadavere di $5.000, eh? E come hai fatto, dimmi? Oh, è stato facile, sai, mi sono guadagnato la simpatia della guardia, poi ho aspettato l'occasione. Per 12 anni, eh? 12 anni. Ma poi un giorno siamo andati in città e io guidavo il cavallo. Giunti in una via piena di buche, un po' fuori mano, la carrozza cominciò a ballare su e giù in questo modo. E la guardia allora urtò la mascella contro il mio gomito, così. In poche parole, cadde a testa sotto sulla strada. I cavalli si iniziano a correre come matti e quando infine li fermai ero arrivato nel Connecticut. Bene, bella sorpresa, vero Bert? Ben camuffato, eh? Un becchino vestito a festa. Infatti da giovane ho fatto il becchino. Sono stato bravo, no? Sei stato sciocco, Willy. Ti restavano da scontare ancora 2 anni. Se ti riprendono, getteranno via la chiave. Ma non stanno mica cercando me, cercano il mio cadavere. Speriamo. Ah, ora fai il contrabbando d'alcol, Bert? Mi dai il permesso di rubartene un sorso? Niente di tutto questo. Davanti a te c'è un uomo onesto. Ma come, non siamo soli in questa stanza? Forse ti sorprenderà, Willy, come a volte ne sono sorpreso io. Ma in questi ultimi 12 anni i miei piedi non hanno mai calpestato l'affascinante strada della rapina. Un momento, forse sono annegato e non lo so. Io non ti riconosco più né dalle parole né dall'aspetto. Infatti, non sono più io. Da che mi portasti Danny? Danny? E chi è Danny? Me lo portasti tu. Il figlio di Lefty. Lefty? Hai ancora quel marmocchio? Willy, Danny non sa nulla di Lefty. E se qualcuno gli dice che io non sono suo padre, qualcuno dirà alla polizia che tu non sei affatto morto. Hai capito? Tu mi conosci, io non parlerò, però non ti capisco, ecco. Domani andrà via. Via? Sì. Purtroppo la legge mi impone di mandarlo a scuola. Vuoi dire che resterei a Plumfield finché non avranno rovinato il cervello a quel marmocchio? No. Proverò a vivere senza di lui, finché resterà lì. Ma non c'è male, sembra una fattoria. Sì, è una specie di fattoria e scuola messi insieme. È diretta da un professore svizzero e da sua moglie. Silas? Eccomi, signora Vai.
villaggio per un'ora, mica sono stata in Cina. Cosa ci hai portato? Sila, attento a Dandy, mi raccomando. Mamma! Che c'è, Teddy? Butterfly piccola nel campo delle cipolle. Oh, Clara. Bene, ragazzi. Oh, ma così non va? Asia strepiterà se il latte saprà di nuovo di cipolla. Io gliel'ho detto che erano le cipolle di Tommy. Quando ha fame viene nel nostro giardino. Ma c'è sempre fame. Ha mangiato anche la mia rosa. Ebbene, se Butterfly vi dà tanto fastidio, la venderò ad un signore che vuole comprarla. Allora dovete tenerla d'occhio. Via di qua, presto, ragazzi. Silas, ho detto che la staccionata deve restare chiusa. Basta, puoi andare. Per oggi ti perdono. Così ci si congeda in presenza delle persone più grandi? Che perfetta signorina. Finalmente, Joe. Che ha detto il signor Reynolds? È stato gentile, ma irremovibile. Se non avremo i $5.000 per poter comprare la casa alla scadenza dell'affitto, la venderà ad un signore che la vuole. Oh, caro. Non vale la pena che tu pianga. A perdere tutto dopo aver lavorato tanto. Ma nulla andrà perduto anche così. Abbiamo $250 alla banca. E poi, Joe, abbiamo noi stessi. Siamo stati un po' troppo prudenti. Ora invece investirò il nostro denaro. Farò qualche buona speculazione. Vuoi fare questo? Sì, dirò al signor Reynolds di aiutarmi. È un bravo banchiere. Non credo che lo farà, mio caro. Non ci siamo lasciati da buoni amici. No? Ho perduto la pazienza e ho ritirato il denaro dalla banca. Ma mi ha mandato proprio sulle furie quando mi ha offerto $300 per Butterfly. Vendere Butterfly? Mia cara, i ragazzi non si rassegnerebbero, è come una persona di famiglia. Ah, lo so, caro. Eppure avendo bisogno di denaro, non l'ho venduta. Ah, bene, bene. Sai quanto ci debbono le famiglie degli allievi? Oh, parecchi centinaia di dollari. Più di 3.000. Ci potremo comprare Plurby. Ma allora è semplice. Perché ci preoccupiamo? Riscuoterò i crediti. Riscuotere i crediti? Certamente. Chi ci deve di più? Il padre di Tommy è stato tanto ammalato. Benissimo. Domani andrò dal padre di Tommy. Ora non è più malato. Io non ti vedo nella veste di esattore. Datemi il denaro, se no uccido vostro figlio. No. Sicché credi che io non sarei un bravo uomo d'affari se volessi? Secondo te devo occuparmi solo dei bambini? Penso che sei meraviglioso. Coi bambini. E che sono gli uomini d'affari se non bambini anziani? Signora Joe, se c'è Asia, avete fatto chiamare il becchino? Il becchino? Sì, signore, è giù, è arrivato adesso. No, Asia, non abbiamo fatto chiamare il becchino. Non poteva trovare un momento migliore per venire. È in quella carrozza con un ragazzo e un altro signore, guardate. Figliuolo caro, ricordati di non lasciarti mai sfuggire che tuo padre fa il ciarlatano. Non ti dico di mentire, ma solo di non parlarne. Ci sono sempre dei figli di papà in scuole simili. E non voglio che ti offendano, Danny. Ti ho fatto una promessa, no? Cerca di mantenerla. Ora aspetta qua, finché non ti chiamerò. Mica male però, non ci sono nemmeno sbarre alle finestre. Sei uno spettro, ma non perseguitarmi. Torna alla carrozza. No, io odio le carrozze e poi voglio vedere com'è fatto l'interno di una scuola. Lì c'è una volpe, scappo. Hai visto che orecchie? Era una volpe. Dovresti correrle dietro.
No, non ti darò fastidio, vedrai. Se apri bocca una sola volta, tanto così di fronte a questa gente... Io non mi vergogno di te. È in casa il professore Bear. Accomodatevi, signori. Signori? E dove sono i signori? Grazie. Vedete, il mio ragazzo mi ha sempre seguito nei miei viaggi per necessità di carattere finanziario. Oh, maggiore, voi siete un finanziere. Siete agente di cambio? Già, un agente di cambio, sì. Dunque vi dicevo che a mio figlio ora occorre una buona educazione culturale. Il mio primo pensiero è stato di inviarlo in una scuola della Svizzera, dove io sono stato educato. La Svizzera? Ma è la mia cara patria. Non vi è paese migliore per educare un ragazzo. Tranne Plumfield. Senza dubbio. Forse voi avete frequentato l'Heidegger e Neusige Technische Hochschule di Zurigo? No. No. Scusate, signor Deming. No, i miei genitori pensarono a Zurigo, ma preferirono il clima di Ginevra. Sapete, io sono sempre stato un po' delicato di salute. Plumfield più che una scuola è una famiglia. Gli allievi vivono qui tutto l'anno. E benché questa scuola sia principalmente per ragazzi come vostro figlio, io vi educo anche la figlia di mia sorella Daisy e le ho dato per compagne 2 altre bambine. Poi abbiamo i nostri bambini e li educhiamo soprattutto praticamente, oltre che sui libri. Vogliamo avviare i nostri allievi ad una brillante vita sociale. E per questo noi insegniamo loro la musica, le arti e la comprensione di tutte le cose belle, come in Svizzera. E le belle maniere, in modo che possano trovarsi bene ovunque, come si conviene alle gentildonne e ai gentiluomini. Certo, certo. Sento che posso affidare il mio ragazzo alle vostre cure. Grazie, maggiore Bird. Vostro figlio si troverà bene qui. Vuoi fare la lotta? No, Hai paura, vero? non faccio la lotta con le ragazze. Neppure io, ma con i ragazzi di Plumfield sì. Tanti saluti. Si picchiano! Che c'è? I ragazzi combinano qualche guaio. Scusate. Cristoforo Colombo! Vergogna! Azzeccarvi così! Ha cominciato lui, ha aggredito me. Non è stato lui, facevamo la lotta. Ho cominciato io, loro hanno seguitato. Come è andata non mi importa. Dan è un nuovo alunno e per voi ragazzi... Non vi preoccupate di me. Io metto a terra un'intera contea di selvaggi come questi. Se fossimo ragazze... Basta ora. Voglio che siate tutti amici. Questo è Dan Burton. Questo è Ned, Tommy, Steffi, Nan, Jack. Siete contenti di conoscere Dan? Siete contenti, vero? Sì. Sì, massa di bugiardi. Lasciate che ve lo dica io. Aspetta, Jack. Datevi la mano. Per Cristoforo Colombo! Idiota, ti piace questo colpo? Dan, aiutalo ad alzarsi. La pagherai con la pelle. La smettila, Jack! Danny non sa comportarsi come voi. È qui per imparare. E imparerà. Su, tornate al lavoro, via. Andiamo, Danny. Facciamo la conoscenza. Maggiore Bertel, vi sembrerà che io pecchi di troppo ardire se vi chiederò di farmi un favore. Di che si tratta? Vedete, mia moglie oggi ha ritirato questo denaro dalla banca e io vorrei metterlo a frutto. Per essere più chiaro, sono $250 e io vorrei vederli raddoppiati nei prossimi mesi. Forse voi conoscete un investimento sicuro. Sono certa che lo conoscete. Vi prego però di non parlare di questa mia speculazione alla signora Bear. Sapete, è convinta che io non abbia il senso degli affari. E allora voglio farle una bella sorpresa. Ma certo, sì. Oh, signor Deming, il cappello.
Arrivederci, professor Baird. Arrivederci, maggiore Bird. La vita di campagna farà bene a Danny, vedrete. Non riconoscerete più vostro figlio. Verdura fresca, buon latte e amorevoli cure, proprio come in Svizzera. Arrivederci, signora Baird. Arrivederci, maggiore. Andiamo. Sai, Danny, io invidio la tua nuova vita, un ambiente così sano, buoni compagni, un vitto eccellente. Che idillio campestre. Ah, che profumo di trifoglio. Ah. A me non si è mai presentata un'occasione simile da ragazzo. Riflettici, stai per fare amicizia con delle signorine e dei signorini autentici. Non ti entusiasma? È inutile, papà, non voglio restare qui, lo sai bene. Tutti mi odiano qui e io odio loro. Supererai tutto, Danny. Tutto ti è estraneo ora. Ma scommetto che tra una settimana mi ringrazierai di essere qui. Lo dici ma non lo credi. Come puoi sperare che io me la beva? Danny, tutto ciò che mi rimane di questa logora vita è riposto in te. Credi che farei una cosa simile se non sapessi di farla per il tuo bene? E non sai che sentirò la tua mancanza più di quanto io non abbia mai sentito per qualsiasi cosa o persona nella mia vita. No, perché tutte queste chiacchiere? Lo sai che stai facendo l'unica cosa che dicevi non avresti mai fatto. Abbandonare un compagno. Non parli sul serio? Sì, dico sul serio, parola per parola. Ti vuoi liberare di me? Non voglio lasciarti così. Non saremo poi tanto lontani. Di tanto in tanto verrò a trovarti. Se mi lasci qui non mi rivedrai più, ma poi non piangere. Allora, lasciamoci così. Appunto. Dan. Danny. Andiamo, maggiore. È meglio andarsene. Si volta a guardarmi? No, che te ne importa? Abbiamo $250 di più, maggiore. Scompariamo prima che il professore si ripensi e li rivolgli indietro. Il professore li riavrà, Willy. Cosa? Depositerò i suoi dollari in una banca e fra qualche mese gli manderò un assegno. Ma non sei in bolletta? Disperata. Senti, tu ti metti nei guai come è vero che la vitella si mette nel pasticcio di pollo. Oh, di nuovo la volpe! Corri, volpe! Sono i tardi. Danny, senti, chiamano per il pranzo. Hai 5 minuti per lavarti. Faremo di tutto perché tu stia bene qui. Siamo una grande famiglia, caro. Soffrì anch'io, sai, quando mio padre mi mandò a scuola. Ma poi mi feci degli amici e anche tu te ne farai. Oh, Nan! Eccomi, signora Jo. Dan sarà tua vicina di tavola. Non ho fame. L'avrai quando sentirai il profumo del pane di Asia. Ma quanto sei sporco. Vieni, ti presterò il mio sapone. Sei gentile, Nan. Silas, porta queste valigie in casa. Ah, sì, subito. Bene, ora andate. Saremo vicini a tavola. E credi che sia una bella cosa? Ma piacerebbe a molti. Non ti piace la verdura? No, è roba per bambini. Io sono un uomo da bistecche e patate. La verdura viene dagli orti degli allievi. Ne avrai una anche tu. Io coltivo carote, tu che ci farai crescere? La barba. Che idea bizzarra. Saresti proprio carino con la barba. Oddio, vuoi fare di nuovo il campionato? Ragazzi, scommetto che fumi anche. Proprio così, brutto moccioso. E sigari. E aspiri il fumo? Sì, e lo faccio anche uscire dal naso.
Me lo insegnerai? Nessun altro vuole imparare a fumare? Bene, mettiamo ai voti. Chi vuole imparare alzi la mano. Non vuoi imparare, Nan? Che massa di femminucce. Per favore, Steffi, gettami la mela. Grazie, Ned. Che fate qui la sera per evitare di impazzire? Mangiamo dolci, torte di mele. E niente di più allegro? Oh sì, ci divertiamo molto. Asia canta e Silas racconta le sue storie. E poi c'è la dama, il domino. Tutta roba da bambini, eh? Non giocate a carte? Ti piace giocare a mosca cieca? A mosca cieca? Sarete contrari a farci giocare un pocherino? No, Dan. I bambini non sanno giocarlo. Facciamo un giro io, voi e il professore. No, gli altri non potrebbero parteciparvi. Oh, ecco, c'è Silas. Silas, che storia ci racconterai stasera? Beh, vediamo un po'. Ci sarebbe l'avventura che mi capitò alla battaglia di Gettysburg, ma mi pare di averla già raccontata. Beh, in tutti i modi, Dan non l'ha mai sentita. Sì, è tanto divertente. Tanto divertente che già rido. Racconta, Silas. Ecco la storia. Quando mi arruolai nell'arma di cavalleria, i piedi mi facevano molto male. Avevo ben 6 calli al piede sinistro. Dissi al tenente che non potevo camminare e lui mi trasferì in fanteria. Là mi dettero un paio di scarpe tanto enormi che quando le misi la prima volta feci dietro front 3 volte e le scarpe restarono sempre ferme. Ma cosa c'è da ridere? Non ti sembra divertente? Poteva divertirmi 10 anni fa. Forse tu puoi farci divertire. Ci riuscirò meglio di lui. We were down in McGinty Saloon one night, drinking our beer and gin. We were swapping our stories and feeling all right when a traveling man walked in. Basta così, Danny. Ci canterai la tua canzone un'altra volta. Dicevo, marciammo per 3 giorni e per 3 notti. E finalmente la terza notte ci accampammo in un gran bosco. Ma verso mezzogiorno vennero i primi guai. I fucili cominciarono a sparare, i proiettili cominciarono a scoppiare e in petto mi esplodeva il patriottismo. Cercai di nascondermi dietro un albero, ma gli ufficiali li avevano già occupati loro. Nessuno viene al villaggio per una partita di biliardo? Che cosa aspetti, Danny? La chiave del portone? È sul tavolo dell'ingresso. Bene. Ci rivedremo più tardi. Grazie, Silas. E adesso, bambini, a dormire? No. Non c'è ma che tenga. A dormire. Via. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Fermi, ragazzi! Smettetela!
non rispetta nulla, nemmeno se stesso. Ha bisogno di disciplina. No, si ribellerebbe, caro. Lascia che si sfoghi come hai fatto con me. Come il merlo in primavera, sotto il salice cantando. Ah, sei qui, Danny? Hai fatto presto? Non ci sono andato. Dov'è la mia stanza? Su in fondo al corridoio. Sei insieme con Teddy. Io dormire con quello sgorbio? Dove dorme la vacca? Ah, nella stalla. Ti do le coperte. No, non importa. Buonanotte, Danny. Dormi bene. Buonanotte. Sveglia, giovanotto, devi dormire. Andiamo. Oh, non hai detto le preghiere. Su. Dio benedici mamma, Dio benedici papà, Dio benedici me e anche se è che stufi, Dio benedici le galline, Dio benedici Sila, Dio benedici Somaro, Dio benedici Butterfly, Dio benedici i miei compagni e benedici quello là. Amen. Sentirò questa filastrocca tutte le sere? Ogni sera. Silas suona la tromba della colazione alle 6 del mattino. Spari anche il cannone, non me ne importa. Io non mi alzo finché non mi farà comodo. È il modo migliore per non fare colazione. Buonanotte. Guardate questo rottame impregnato di whisky. Chi crederebbe che una volta era un uomo? Chi crederebbe? Oh, un anello. Mi fai trovare una boccata? Silas, cosa fai con Butterfly? Ho detto di mungerla. Io non so nulla. So soltanto che passeggiava di nuovo nel pascolo degli occhi. Aprono sempre la stagionata. Chi supponete sia stato questa volta? Ah, questo non lo so, ma Butterfly non è stata capace di aprirla da sé. Ora devo tornare a prendere il mio cappello e quello di Butterfly. Finirò per ammazzarlo quel toro, stava per uccidermi. Per Cristoforo Colombo. Ah, Butterfly. Danny? Danny Border? Non dire nulla, Danny. Io non ho fatto la spia. Ah, eccoti. Danny, hai aperto tu la stagionata a Butterfly? No. Tu, Dan? No, signora Jo. Perché? Che differenza c'è? La differenza tra obbedire e disobbedire. Non voglio che Butterfly circoli liberamente. Da che sei qui, Nan, te l'ho detto molte volte. Mi meraviglio che siate così sventati, ragazzi. Non ho mai sentito far tanto chiasso per una vecchia mucca. Butterfly ha avuto il premio dell'esposizione e non è vecchio affatto. È un essere umano. Vero, signora Jo? Sì, Nan. Perché non l'hai munta? Ma io non so come prenderla. Danny, da me non intende farsi toccare. Dammi lo sgabello. Buona, Butterfly. Presto, Danny. Grazie. Sta a vedere, eh?
È l'ultima volta che te lo insegno. Sei l'unico qui a sottrarti ai lavori campestri. Sta attento, eh? Guarda. Ecco qua. Basta far pratica. Prova. Se volete. Non aver paura. Sì. Io ho paura. No, Betty. Vieni da questa parte. Perché? Sciocco, non puoi mungerla da quella parte. Non è mica una mucca mancina. Senti, la palla spiritosa. E dove si munge il latte? Danny. No, vuoi fare sempre di testa tua. Vieni qua e prova da questa parte. Io no. Oh. Vattene, Nen, e porta via Teddy. Danny, stai passando i limiti. Credevo che lasciando di fare ciò che volevi ti saresti accorta dei tuoi errori, invece no. Sei sempre petulante, testardo e violento. E quello che è peggio, tu non hai rispetto per nessuno. Prendi quello sterpo. Noi non puniamo i ragazzi qui. Lasciamo che si puniscano da soli. Volete che mi sculacci da me? No. A Plainfield usiamo le bacchettate, ma non battiamo mai gli altri. Come, sono io che devo batter voi? Sì. Raccoglilo. Fa subito come ti ho detto. Picchia forte la mano per 6 volte. Ma non so fare, Annie, devi fare come ti ho detto. Più forte. Vi farò male. Sicuro devi farmi male. Su, avanti. Ancora. Ancora. Non posso farlo. Vedi, Danny? Non devi far male a nessuno, fai più male a te stesso. Mi dispiace, signora Jo. Farò di tutto per non darvi mai più dei dispiaceri. Non so neanch'io cosa mi succede. Non ti succede niente. Sei un ragazzo. È così. Pensate, una volta anche lui era un bambino in fasce e guardava il viso sorridente di sua madre. Attenzione ragazzi, dovete dirmi quali sono i principali prodotti di questi paesi. Olanda. Tu, Tommy. Tulipani. Bene. Belgio. Ne? Merletti. Sì. Danimarca. Che c'è in Danimarca? Scusami, posso parlarti un momento? Riposatevi un poco in giardino. Bisogna pagare questa fattura. Nella cassaforte non c'è denaro. Dove l'hai messo? L'ho messo a frutto. L'ho dato al maggiore Bird perché l'investisse. Cosa? Hai dato il nostro denaro al maggiore Bird? Ho dovuto insistere perché lo prendesse. Ma perché? Mi vuoi spiegare perché hai combinato una faccenda così stupida? Non è affatto stupida. È stato molto abile. Oh. No, sta a sentire, Joe. Tu mi hai sempre creduto un musicista, un artista, un sognatore. E non mi hai mai considerato invece un uomo d'affari. Un uomo d'affari? Oh, vieni, siediti. Ti spiegherò tutto. Sentiamo. Questo maggiore Burl, me ne sono accorto subito, è un bravissimo uomo, oltre che buon finanziere. Investire denaro oggi è molto pericoloso, mi ha detto. Ma io l'ho preso in trappola. Ma voi investite il vostro denaro? Sì, mi ha risposto. Ed è certo che ci guadagnate. Non ha potuto negarlo. Dall'aspetto si vedeva l'uomo che guadagna molto. Naturalmente non gli dissi perché volevo raddoppiare quel denaro. Non avrebbe mai lasciato il figlio in una scuola senza fondi. Capisci ora? Ti sei fatto imbrogliare. Imbrogliare? Gio, ti prego. Perché rifidi tanto del prossimo? Hai affidato fino all'ultimo nostro centesimo ad un uomo di cui non sappiamo nulla. Ma anche lui non sapeva nulla di noi. Eppure ci ha affidato suo figlio. Oddio, ogni volta che ti volto le spalle
Ma come hai potuto fare questo senza chiedermi consiglio? Io intuivo che quell'uomo era un disonesto. Calmati, calmati, cara. Possono esserci milioni di ragioni per cui il maggiore non ci dà notizie di sé. Ma non ce n'è una buona. Forse in viaggio, in India, in Cina, in Russia. Non ho detto che gli affari lo portavano un po' dappertutto. Ma non ha detto dove forse lo hanno portato. Dove? In galera. Basta, non voglio sentire questi pettegolezzi. Ho pregato Verle di aiutarci e tu ne parli male. Se non sta viaggiando, sarà in qualche parte. E dovunque egli si trovi, farà del tutto per aiutarci. Io lo so. Lo sento, ecco. Ma perché hai tenuto il segreto? Perché non me l'hai detto subito? Perché volevo farti una sorpresa. Ah, per Cristoforo Colombo. Gio, io so che il maggiore non ci ingannerà. Oh, sì, lo spero. Non posso far altro che sperare. Oh, signore, vi piacerebbe se un uomo simile fosse il padre dei vostri figli? Quando avremo finito di mescolare questo intruglio vorrei andare in montagna a respirare un poco d'aria pura. Bisogna essere ubriaco come una cocotte per tenersi questa roba sotto il naso. Willy, devi stare un poco più attento. Come ha fatto a gettarsi là dentro? Non lo so. Avanti. Fumigazioni? No, fabbrichiamo birra. Coprila, Willy. Subito. È terribile. Avete ragione, signora. Vi prego, non aprite la finestra. Ho dei vicini. A cosa dobbiamo l'onore della visita? Maggiore Berger, dovete pagarmi l'affitto in contanti. Questo assegno non è più valido. Oh, che c'è? Non è valido. Respinto al pagamento, non esigibile. Assurdo, è la più importante banca di Omaha. Qui c'è un deplorevole sbaglio. Nessuno sbaglio. È fallita. È scritto chiaramente là dietro. Chiuso per ordine del tribunale. Oh, questi ladri. Te l'avevo detto, non fidarti dei cassieri, ti sei fidato addirittura di una banca. Potrete pagarmi con comodo, signor Maggiore. Siete il mio inquilino preferito, lo sapete. Grazie. Che penserà Danny? Non avrò più coraggio di tornare a Bloomfield. Se potessi scrivergli. Ma i Bear scoprirebbero tutto. Perché ho preso in consegna quel denaro? Non ti preoccupare, maggiore. Willy è un vero amico, ti procuro io i soldi da restituire. Dov'è la mia borsa di pelle? Lascia stare gli strumenti per scappare. No, mi hai tenuto abbastanza sotto i tuoi artigli. Tu non mi hai mai abbandonato nei momenti difficili. Ma io non voglio essere aiutato in questo modo. Io ti aiuterò anche se tu non vuoi. Willy, se esci di qui fra noi tutto è finito. Insomma, confessalo. Quel moccioso ti preme molto più di me. Fissa lo sguardo su questo orologio, sarò ti ritorno fra un'ora. Lo conoscete? Che ha fatto? Lui? Niente. Sì, lo conosco, abita qui. L'ho trovato nel vicolo dietro la Banca Nazionale, è stato aggredito e derubato. Oh, ve la fido, ha il cervello che sragiona. Grazie. Capo, i miei complimenti. Oh, grazie. Willy, che è successo? Io stavo camminando per un vicolo quando un tale si scontra con me e mi saluta togliendosi il cappello. Allora anch'io mi tolgo il cappello, Quando rinvengo vedo quel poliziotto fra le stelle, le mie tasche sono vuote e gli arnesi non ci sono più. Se si scopre che me l'hanno rubati, guai a me. Tieni, questo si rimetterà. Maggiore! Vado a fuoco! Maggiore, brucia! Soffoco! Maggiore!
datemi il tempo di leggere gli indirizzi e sono sicura che ci sarà una lettera per ciascuno di noi. C'è anche qualche pacco. Ecco, per Tommy Barnes. Grazie, signora Jo. Ah, e Steffi, questo è per rovinarti lo stomaco. Bene, è la mamma che mi manda il dolce con la panna. Dov'è la mia lettera, mamma? Oh, te, ti ho dimenticato di impostarla. Eccola, eccola qui. Sila, suona la tromba. Una lettera per Teddy Bear. Grazie, mamma. Una per Ned. Oh, grazie, signora Jo. Per favore, Danny, vuoi leggere la lettera? Una per Bobby Bear. Grazie. Ma come? Se l'hai scritta tu? Ma io non ricordo cosa dicevo. Non riesco a capire. Sembra proprio scritta con le zampe di una gallina. Ma non è vero. Qual è la mia calligrafia, Dan? Vuoi che te ne scriva una io? Tu non ne ricevi mai di lettere. Sai, io non voglio riceverne. Ha scritto il padre di Danny? No. Qui però c'è una lettera della banca Reynolds. Non voglio aprirla io. Io non vado via, faccio parte di questo luogo. Il denaro per me non ha alcuna importanza, finché la scuola resta qui, io resto qui. Le vostre parole mi commuovono, ma non posso farvi lavorare per nulla. A meno di un miracolo partirete alla fine del mese. Chi mi pagava prima della guerra quando raccoglievo il cotone? Ora sono libera, libera di lavorare anche per nulla. Di lavorare senza paga per chi è gentile con me. Resto qui senza paga, grazie a Dio. Ho combattuto tutte le battaglie di Bull Run, non ho mai visto un soldo e non ho disertato. E non diserto ora. Paga o non paga? No, signore. Avete bisogno di qualcuno che vi aiuti, non potete occuparvi di tutti questi bambini da sola, avete molto da fare anche per il professore. No, signora Jo, non potrei partire. Non dovete farmi partire, ti prego, Asia. Ce la vedemo molto brutta a Pittsburgh. Molto brutta e noi teniamo il forte finché non lo perdemo. Voi non avete ancora perduto, Planfield. Dio del cielo, fai tu un miracolo. Manda alla signora Jo del denaro. Signora Jo! Signora Jo! Signora Jo, venga presto, dovete fare qualche cosa. Sta sdraiata nell'ostello e muggisce. Presto, venite. Povera Butterfly. Fate qualcosa, signora Jo. Non fate morire Butterfly. No, Teddy. Ora sta meglio, signora Jo. Sì, Butterfly sta benone, non vi preoccupate. Ora i bambini se ne vanno tutti di qui perché la cicogna sta per portare un bel vitellino a Butterfly. Bene, Teddy. Andiamo, andate via, andate. Andiamo. Andiamo. Oh, sempre dispiaceri. Questa volta è Butterfly. Danny, credi che la cicogna volerà sulla stalla? Io credo di sì. Tieni bene gli occhi sbarrati, Teddy. Passerà molto presto. Non è carino? Per Cristoforo Colombo la cicogna doveva essere forte per portare un regalino grosso come quello. Ora andate, ragazzi. Che peccato, vero, bambini, che la cicogna sia passata di notte? Ti porta un caffè, Sila. Grazie. Ma cosa vedo?
vieni tesoruccio mio. Che cosa stai facendo qui? Mamma, la cicogna non è passata, io la stavo aspettando. Ma ti è sfuggita? Forse dormivi? No, io ho guardato proprio bene, sai. Vuoi vedere cosa ti ha portato? Sì. Silas? Ecco, signore. Silas, porta il vitellino, Teddy vuol vederlo. Eccolo. Non è bello? Guardalo. Io ero come lui quando la cicogna mi ha portato qua. Avevi le orecchie un po' più piccole. Basta, ora va a letto. Avanti, caro. Di buonanotte a Silas. Buonanotte, Silas. Buonanotte. Avviso ai lettori. Alcune impreviste circostanze mi costringono a sacrificare con sommo dolore proprietà, beni mobili, bestiame, eccetera, e il brevetto internazionale dell'amaro Birdle per alcolizzati. Cioè, diritti di brevetto, marchio di fabbrica, etichette e anche imballaggi. Un cavallo arabo puro sangue. Un carrozzone di pino e abete, una patente commerciale, formula sconosciuta alla scienza, un valore di $50.000 che viene ceduto per soli $2.000. Accettasi solamente pagamento in contanti. Non costituisce reato. Signor giudice, a quell'imbroglione gli ho pagato $100. Vi consiglio di vendere il cavallo per farci colla e il carro come legna da ardere. Ma che cosa ne devo fare di questo amaro? Lo sapete cosa vi resta a fare. Bevetelo. La causa seguente. Non voglio scrivere più una lettera. Abbiamo 2 settimane. Ma caro, bisogna avvertire i genitori dei ragazzi perché provvedano. E le terminerò io. Non crederò che abbiamo perduto Plainfield finché non verranno a farci sgombrare. Spero che quel giorno non arrivi mai. Né per noi né per loro. Che ne faremo di Tenny? Oh, se non si trova suo padre, che vuoi fare? Aspettare che suo padre si faccia vivo. Ma quel ladro non farà più vedere il suo viso qui. Vale pochi dollari, insomma, è inutile prolungare questa agonia. Capisco bene la vostra commozione. E il vitellino? Non credete sia meglio includerlo nella transazione? Non avreste cuore a separare la madre dal figlio. E voi parlate di cuore. Se non fosse stato per pagare i nostri debiti, credete che vi avremmo proposto di acquistare Butterfly? No, la mia offerta è molto generosa, signora, anche per lei. Ecco qua, ho steso l'atto di vendita. E mentre voi esaminerete, il vostro uomo potrà legare Butterfly e il vitello alla mia carrozza. Chiama Silas, caro. Silas! Silas, vieni qui. Bella la mia Butterfly. Bel vitellino, vero, signor Reynolds? Non ne nascono più così carini. Questo sarà l'orgoglio della mia vaccheria. Della vostra vaccheria? Sì. Silas, vendiamo Butterfly e il vitello al signor Reynolds. Legati alla carrozza, per favore. Silas, mi senti? Butterfly, mi hai dato tanti fastidi, ma sentirò la tua mancanza. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! L'ho preso, Silas! Lascialo stare, faccio finta di volerlo prendere. Nella sala c'è il signor Reynolds che ci vuol portare via Butterfly e il vitello. Li vendono. Presto, forse i bambini faranno cambiare idea ai padroni. Lei! Aspetti! Jack, venite qui, venite tutti! Avviene qualcosa di molto grave. Il banchiere Reynolds è nella stalla con la signora Joe e il professore. Vogliono vendergli Butterfly e il vitello. Non credo abbiano bisogno di denaro. Io so che vendono tutto perché sono stati derubati di una forte somma. Non guardare me, non l'ho mica rubata io. Ah, tu no, ma tuo padre sì.
Mio padre. Sì, tuo padre. Ho sentito io la signora Gio che lo diceva mentre stava salendo la scala. Avrei anche potuto dirlo prima se avessi voluto. Bugiardo, rimangiati quello che hai detto. Non mi rimangio proprio niente, è vero. Sta attento perché io ti uccido, sai. Signora Gio! Alzatevi! Fermi, su! Fermi! Che cosa è successo, Jack? Ho detto che mio padre vi aveva derubati e che per questo state vendendo Betterfly. Jack, ti prego. Mandiamo Betterfly per pagare delle fatture. Ora non voglio più zuffe. Torna subito al tuo lavoro, Jack, subito. Scappa, vigliacco. Ti prenderò più tardi. Che cos'altro ti succede? Vedrai. Jenny! Jack! Fermatevi, fermatevi! Jack! Jack, alzati! Sila, corri subito! Si è fatto niente? Ragazzi, uno di voi chiama il dottore! Signora! Oddio! Sì, sarà grave! Vieni, portiamola a casa! Dio mio! Spero che non si sia fatto molto male, povero ragazzo. Però questo atto di vendita non l'avete ancora firmato. E non lo firmeremo mai! Andate subito via di qui! Andate via di qui! Ora avranno capito. Adesso sta molto meglio. Sia ringraziato Dio. Una trattezza bagnata. Si sono prese a pugni. Prima le date Dane, poi Jack. Un momento, procediamo con ordine. Prima Jack ha dato del ladro al padre di Dan. Allora Dan gli è saltato addosso dicendo che l'avrebbe ucciso. Voleva ucciderlo. Sì, allora Dan il cognome come si scrive, prego? B-U-R-D-L-E. E questo qui? Senti, caro Remy, devi dirmi tutto. In città i lettori divulgano notizie simili. Su, racconta tutto da capo. Presto, devo telegrafare il pezzo. Dunque, tuo padre... È terribile, Willy, terribile. Preferirei perdere il braccio destro purché Dan avesse sempre fede in me. Ma non puoi tornare a Plumfield se non hai quel denaro. Dovranno pur rispondere ad uno dei telegrammi che ho spedito. Li ho aiutati molto ai miei tempi. La gente dimentica facilmente in 15 anni, specie se deve sborsare dei quattrini. C'è la risposta al telegramma per Albany. Presto, fate vedere. Dice che non vivono più ad Albany. Ora sono a Leavenworth. Devo inoltrarlo là? Sì, risponderanno fra 20 anni. Siete sicuro che gli altri telegrammi sono giunti a destinazione? Sì, sono stati tutti trasmessi. Tutti trasmessi, Sì. Questa è la gratitudine del mondo. E ora siamo da capo al punto di partenza. Aspetta, ho trovato io la soluzione. Come mai non ci avevo pensato prima? Vada al professore da sua moglie e di tutta la verità. Che la banca è fallita. Ti sarà facilissimo provarlo. Non fare lo scemo. Farebbero delle indagini. Non voglio che i poliziotti rovistino nel mio passato. Ma se non hai precedenti, cosa possono scoprire? Tutto quanto, compreso il fatto che io non ho mai avuto moglie. Non capisco cosa c'entri questo. C'entra moltissimo invece. Se Danny scoprisse che suo padre non era sposato, Sì. sarei costretto a dirgli che suo padre era Lefty, che in tutta la sua vita l'ho ingannato. Ci tengo a farmi amare e rispettare da lui. Rinunzierei a rubare 1 milione per provargli che sono onesto. Ho trovato il modo di aiutarti. Quella truffa dei francopolli che facevi quando ti portai il marmocchio. Ci vuol troppo tempo, Willy, solo dopo molte settimane. Vendiamo una moneta antica come quella che appiopparono a me. È un trucco che oggi conoscono anche gli scemi. Oh, che bella idea! La macchina per fabbricare i soldi. Ci metti dentro $1, giri la manovella e ne escono $5 come alla zecca. Devo avere quel denaro entro oggi. Fra poco parte il treno. Sei sempre stato bravo a fare il ciarlatano. Ah no, ora basta, Willy, lasciami pensare. Dammi il bastone. Perché? Tieni gli occhi bene aperti. Io intanto vado a dare una bastonata in testa al telegrafista. Nelle casseforti degli uffici postali c'è sempre un monte di soldi. Grazie, Willy. Ma credo di aver trovato qualche cosa di più facile. È la banca che guardi. Naturalmente. Oh, che bella pensata.
Sì. Bene. Oh. Di un po'. E che cifra hai preso? $250. Tu non sei un falsario, sei un ipnotizzatore. Ma svigniamocela prima che si accorgano dell'imbroglio. Willy, ma la polizia cercherà un certo signor Armbruster e non il maggiore Louis Bird. Ma è meglio scappare, signor Armbruster. Vuoi una noce? No. Danny, vuoi sapere una cosa? Che cosa? Mamma e papà stanno sgridando tutti gli altri bambini. Nessuno può più arrabbiarsi con te, adesso è proibito. Sei arrabbiata anche tu, Teddy? Sì, caro, sono molto arrabbiato. E lo sai perché? No, nessuno vuole dirmi perché. Guarda. Papà. Danny, figlio mio. Papà, oh, papà. Su, caro, anche a me viene da piangere. Oh, papà, hanno detto tante cose cattive sul tuo conto. So tutto. Ho fatto a pugni con un altro ragazzo e So anche questo. è stato terribile. Stavo per scappare via. Scappare via. Ma non hai mica creduto a quelle calunnie? Non potevo sentirle ripetere dai miei compagni. Danny, hai creduto a quello che dicevano? No, no. Sapevo che avresti finito per tornare, ma non potevo sopportare che... Bene, invece sono tornato. E questo dispiacerà certo ai tuoi compagni. Scusa, sto piangendo come un bambino. Bisogna smettere subito di piangere, maggiore, non abbiamo tempo da perdere. I signori Bird ci sono? Sì. Ti ho detto di non dormire qui. Ho l'impressione che sarebbe meglio andarcene al più presto da Claytonville. Signora Jo! Signora Jo, professore! Il miracolo è avvenuto! Il signore che mi ha derubato, il padre di Danny, è qui! Che cosa ti avevo detto? Che cosa ti avevo detto? Oh, non posso crederci. Asia, vada ad aprire la porta e attenta ai ragazzi. Andiamo, facciamogli accoglienze regali. Bentornato, maggiore. Siate il benvenuto a Plainfield. Siamo molto felici di rivedervi. Io non sono affatto felice. Come osate rovinare la mia reputazione, deludere mio figlio? Ma accomodatevi prima. Vi prego, vi spiegheremo tutto. Lo spiegherete ai miei avvocati. Intendo darvi querela per diffamazione. Ecco qua. Joe, il nostro denaro. Prepara la tua roba, ti porto via subito. Ma papà, non è colpa loro, sono stati i miei compagni. La signora Jo e il professore non hanno colpa. No, onestamente non so che dire. Si è già detto troppo in giro, sbrigati te. Aiuta Danny a fare le valigie, caro. Vieni, Willy, noi aspetteremo di fuori. Sì. Scusate, maggiore. Voi siete un gentiluomo. Ascoltatemi un momento. È colpa mia quanto è avvenuto. Mio marito non ha mai dubitato di voi. Avevo dei sospetti e li ho espressi. Per disgrazia uno dei nostri allievi mi ha udito. Carlo sventurato, ma non per questo scusabile. Oh, salve, Teddy. Salve, sceriffo! Salve, sceriffo! Salve, sceriffo! Oh, non c'è nessuno. Ehi, ma dove ho già visto il vostro viso? Vengo a scuola qui. Ah, questa è buona. Maggiore Berle, permettetemi di riunire i ragazzi e dir loro la verità. Voi e Danny avete diritto ad essere giustificati. Vieni là.
che lo vuole. Grazie, li chiamo subito. Oh, come va, Josefina? Buongiorno, Tom. Ora tenete un'università qui? No, perché? Poco fa mi sono trovato davanti un uomo che mi ha detto che studiava qui. Credo che sia un po' matto. No, è un amico del maggiore, lo sceriffo Thorpe, uno dei nostri vicini. Molto piacere. Bene, ma guarda che bella sorpresa. Non credevo che sareste tornato così presto da Claytonville. Credevo che avrei dovuto aspettarvi, signor Armbruster. Armbruster? Io credo invece, signore, che mi abbiate preceduto. Lo credo anch'io. Capelli neri, bastone col pomo dorato, calzoni a quadri, altezza circa 2 metri, cappello a cilindro, voce profonda. E il telegrafo è uno strumento utile quando ci aiuta ad afferrare i ladri. Ma questo signore è il maggiore Bertolo. E allora il maggiore Bertolo deve essere più cauto a mettere la firma del signor Armbruster sugli assegni. Vi dichiaro in arresto. Cosa? Per falso. Per falso? Allora i dollari che ci avete restituito non sono i nostri. È così. Mi dispiace. Vi prego, datemi quel denaro. Appartiene alla banca, lo sequestro. Del nostro denaro, che ne avete fatto? L'ho perduto nel fallimento di una banca. E vi aspettate che io lo creda? Eppure dice la verità, signora. Ah, e voi chi siete? Non ha importanza, caro signore, stavo parlando di lui. Non ha imbrogliato nessuno per anni. Se egli ha falsificato l'assegno è solo perché voleva provare a suo figlio che era onesto. Capisco che ci abbiate derubato del nostro denaro, da voi me l'aspettavo. Ma perché fare del male a Danny? Ma che uomo siete voi? Che razza di padre deludere così un ragazzo che vi venera? In tal caso è la legge che delude quel marmocchio, se no lui e Danny non starebbero qui e del marmocchio non saprebbe nulla. E siete così stupido da pensare che non l'avrebbero scoperto? Tutto ciò che dite è vero, ma vi prego di non farlo sapere al mio ragazzo. Non dovete, non dovete. Non c'è altra uscita. La scuola sta per chiudersi. Anche con quel denaro non l'avremmo evitato. Occorrono $5.000 per non chiudere la scuola. Willy, ora ti occuperai di Danny invece mia. Devi seguitare, fa che non sappia nulla. Trova tu un pretesto. Sono sicuro che la signora Vera avrà tanto buon cuore da aiutarti. Eccomi qua, sceriffo, risparmiamo a mio figlio un tale dolore. Un momento. Signore, avete detto che è vostra intenzione di chiudere la scuola? Sì, è così. Ehi, maggiore, vieni qui. Danny non saprà mai che andrai in galera se la scuola resterà aperta. Seguiterà a vivere qui e crederà che tu venda l'amaro, capisci? La soluzione di tutto è in mano mia, anzi nelle mie tasche. Willy, ferma! Zitto, so quello che faccio. Ecco, signora, eccovi $5.000. Willy, non lo permetterò mai. Chi è costui? Sono io. Willy la Volpe. Ora ho scoperto chi siete. Il mio ufficio è pieno di vostri ritratti. Sulle mani. Ma rimettiti qualcosa in tasca, indelicato. Se la signora mi rimanda in galera riscuoterà il premio. Oh, non mi stupisco che non abbiamo ritrovato il tuo corpo. Mi hanno cercato nel fiume invece che per la strada. Per Cristoforo Colombo. Non soltanto il maggiore Bird ha fatto in modo che Plainfield rimanga aperta, ma lascia con noi il caro Danny per finire la sua scuola. Non è un bel gesto? Viva per Danny Bird! Tom, non saprò mai come ringraziarti. Mio marito si sarebbe addolorato come Danny se avesse saputo la verità. Se potremo insegnarti a seguire nella vita le orme di tuo padre, saremo molto contenti della nostra opera. Ragazzi, anche un altro signore ha aiutato la nostra scuola. Gridiamo 3 viva per il signor La Volpe. Ehi tu, io, il signor La Volpe? Diteci 2 parole. Tante grazie ragazzi, è una cosa da nulla. Ci è già passato 2 anni, perché quando io ero... Permettetemi di rendermi interprete dei vostri sentimenti, signor La Volpe. Ho paura che sareste troppo modesto. Ma prima di tutto lasciate che io vi ringrazi, sceriffo, di essere venuto qui a rappresentare ufficialmente il sindaco in una così bella occasione. È stato un grande giorno, un grande giorno. Sì, sì, siamo stati tutti premiati. Che ora è, signor La Volpe? Ecco. Dobbiamo far presto se vogliamo prendere il treno. Sarei lieto, signori, di accompagnarvi in città. Boh, non fa niente, non vi disturbate. Per me è un piacere, va benissimo. Andiamo, maggiore? Fate largo, bambini. Arrivederci a tutti. Quanto credete che mi daranno? Poiché alla banca sarà restituito il denaro, non credo che vi daranno più di 2 anni. 2 anni? Quanti ne avanzano a me? Allora saremo pari. Ehi, maggiore, potremo scontare i nostri 2 anni a fronte alta. Ehi, sceriffo, dove ci portate? Al penitenziario di Stato. Ha sentito, maggiore? Il penitenziario di questo Stato? Ah, per me è una fortuna. Il guardiano sarà tanto felice di riabbracciarmi che ci offrirà un gran banchetto. Oh, guarda, c'è la voce.